Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa quinta parte del tutorial su OnResp. Nei precedenti abbiamo visto come simulare anche una tromba sia in bassa che in alta frequenza. In questo invece proveremo a simulare un carico in bus reflex. Qualcuno dirà, e che novità? Sì, può essere una novità anche perché OnResp ci dà la possibilità di attingere altre informazioni che vedremo a breve, ok? Per questo motivo ho ritenuto opportuno presentarvelo, ok? Bene, allora, come abbiamo scelto nei tutorial precedenti una simulazione guidata, anche in questo faremo altrettanto. Quindi, input wizard, fattore di direttività o ambiente piano di diffusione, in questo caso semispazio. Ci interessa simulare un carico a radiazione diretta, quindi la prima voce va benissimo. Tra questi a radiazione diretta figura anche il bus reflex, quello che interessa a noi in questo caso. Può essere normale o con offset, vale a dire che con offset abbiamo la possibilità di andare a modificare la posizione sia del woofer e sia della porta. Ok, lo vedremo semmai prossimamente. Procediamo. Riepilogo, si presenterà in questo modo. Fine. A questo punto non ci resta che inserire i parametri TL small del woofer che abbiamo scelto. Questo woofer, ricordo soprattutto per chi fosse per la prima volta sintonizzato su questo canale o quantomeno è una persona non esperta, vorrei ricordare che non tutti gli altoparlanti, non tutti i woofer possono essere caricati su questo carico bus reflex. Questi dovrebbero avere, per poter essere caricati, un EBP prossimo a 100 o superiore a 100. Ricordo che l'EBP è quel valore che si può ricavare dal rapporto della FS su QS. Ora, visto che abbiamo scelto, come dicevamo, l'HVB200 di Share, che presenta una FS da 32 e un QS da 0,41, e questa verifica la possiamo fare subito. Prendiamo una calcolatrice e facciamo questa semplicissima divisione: 32 diviso punto 41, la BB78 prossima a 100, quindi è consigliabile anche poterlo caricare in bus reflex, questo HVB decente, ok? E così è da verificare anche negli altri casi. Bene, ora non ci resta che andare a caricare i parametri LSMall, tutti questi disponibili, che Chare ci presenta attraverso il datasheet. Si procede nello stesso senso: doppio clic su SD, si apre quest'altra maschera nella quale possiamo inserire tutti i parametri, ok? Si può digitare il valore direttamente da tastiera cliccando sul cursore. Quando inizia a lampeggiare si può digitare da tastiera. E iniziamo. La SD in centimetri quadrati è 223, la RE 5,5, BL 8,9, FS 32 come dicevamo, basso via S 59, QS 041, QMS 7,5,
QTS 040 con 041 e ci presenta una massa mobile da 29,7 contro i 29,5 dichiarati. Ci potremmo accontentare, facciamo un rapido controllo. 8,95 contro 8,9, FS 32 va bene, 59 va bene, QS 041 041, QMS 750 con 750, QS 040 contro i 039 va benissimo. Carichiamo anche la LE che è 0,42, potenza 130. Xmax 7 mm. Ricordo che la Xmax non è nient'altro che il rapporto tra ferro e bobina, ok? È solo un rapporto geometrico, non ci dice altro. Poi lo riprenderemo, diciamo, questa questione quando andremo a fare la simulazione vera e propria, ok? Bene, a questo punto abbiamo detto che ci restituisce una massa mobile da 29,7 contro una 29,5 dichiarata, ci va benissimo, confermiamo con ok. A questo punto andiamo a simulare, sempre guidata, il box vero e proprio, Tools, Load Speaker Wizard, sì, ci interessa quindi non mascherare, ed eccolo qua il nostro box, ok? A questo punto possiamo andare a inserire volumi e frequenze di accordo. Purtroppo in questo caso ORRESP non ci aiuta, nel senso che non prevede gli allineamenti classici, ahimè, e quindi ci dobbiamo un pochino arrangiare. Comunque sia, in questo campo con questo cursore andiamo a modificare il volume totale. In questo invece solo ed esclusivamente la profondità a prescindere dal volume, a pista per area della porta, LPT ovviamente lunghezza della porta, la PET è la distanza tra woofer e porta, e il QL è il QL, ovvero lo smorzamento dato dalle perdite strutturali, ok, per flessibilizzazione e quant'altro. Per quanto riguarda piccole perdite, soprattutto quando i box sono piccoli, entro i 35-40 litri, un QL da 7 va più che bene, ok? Quando invece abbiamo box molto rigidi, magari perché ci sono dei rinforzi, dei setti, oppure perché si usano effettivamente dei materiali molto rigidi, allora questo valore può assumere anche, diciamo, valori da 10, 15, 20, ok? Anche perché poi vedremo sulla risposta oltre i 15 non è che varia granché, soprattutto quando si hanno forte perdite, quindi quando il QL è basso, ok? Si hanno, diciamo, delle evidenti modifiche alla risposta, ok? Ma comunque tra 7 e 10 non è che c'è una grande differenza. Comunque sia, quindi dicevo, non abbiamo a disposizione gli allineamenti che ci possono aiutare, ma abbiamo diciamo il carico suggerito da Ciare, che ci dice che può essere caricato in 45 litri accordato a 33. Ok, inseriamo questo dato, 45 litri. Ora questi sono 50 centimetri quadrati dell'area, qua mancano le unità di misura, ed è un vero, diciamo, guaio, perché a volte ci si può confondere, anche perché sarebbe corretto averle. Comunque sia, sappiamo che a parità di area, allungando la porta, ok, quindi in profondità ovviamente, si abbassa la frequenza di accordo, ok, quindi non tocchiamo l'aria, che questo è 50, comunque è sempre circolare, quindi per ricavare il raggio basta fare la formula inversa. Facciamo un esempio per i meno esperti: se ci sta bene 50 cm quadrati, allora prendiamo 50, ok, diviso pi greco che è 3,14, ok, la radice perché abbiamo raggio al quadrato, quindi il raggio è di
4 cm, quindi vuol dire un diametro di 8, bello grande in verità, ok? Ok, allora andiamo a allungare la nostra porta affinché, ecco, già ci siamo avvicinati, 33 come suggerito e consigliato da Ciare. Bene, a questo punto andiamo a vedere subito la risposta, eccola qua, togliamo quella di base e notiamo subito una bella novità. Abbiamo dei breakup, anzi abbiamo delle risonanze, ok, che non sono altro delle stazionarie che si presentano a media frequenza. Perché a media frequenza e non a bassa? Perché ovviamente queste sono prodotte, nemmeno a farlo apposta, dalla profondità. E difatti, se andiamo sulla camera, lo schema, ritorniamo allo schema, se andiamo a allungare ancora, diciamo ad aumentare la profondità, come in questo caso, vedete, si allunga, aumentiamo la profondità, direttamente vedremo che queste interferenze scendono in frequenza, ovviamente perché il periodo, quindi la frequenza stazionaria, si abbassa in frequenza. Pardon, la stazionaria si abbassa in frequenza, perché giustamente il periodo dato dalla distanza del due preti aumenta, ok? Allora, aumentiamo e vediamo che effettivamente scendono sempre più, vedete? In frequenza, diventano meno accentuate, però scendono in frequenza, quindi queste sono generate ecco perché ci dà la possibilità di andare a modificare la profondità a prescindere il volume, ok? Proprio per questo. Ma ritornando alla PET, questo è così evidente, cioè noi abbiamo queste interferenze così pronunciate perché abbiamo il reflex alle spalle del woofer, ecco perché sta a 0. Se aumentiamo questo valore vuol dire allontaniamo la porta dal woofer, ok? Quindi non c'è questa possibilità che le frequenze vadino direttamente, perché non avendo, stando alle spalle, non c'è nessun ostacolo, vanno direttamente attraverso la porta e di fatti si attenuano, vedete? Però entro una certa misura, per cui allontanando non è che cambia neanche, perché molte di queste attraverso il cono, ok? Quando sono abbastanza poi attraverso il cono, quindi non è che andrebbero attenuate, ma andrebbero evitato che si generino, e quindi basta contenere la profondità, come abbiamo visto, ok? Bene, una volta che abbiamo ottenuto la risposta desiderata, sarebbe opportuno andare a verificare subito l'escursione, perché è vero sì che è importante la risposta, ma entro che potenza il nostro altoparlante può resistere a questa risposta. Quindi è opportuno andare a controllare le escursioni in funzione della potenza, ok? In che modo? Ricordo che il contenuto energetico nelle registrazioni normali, nel 99% dei casi, il contributo energetico, dicevo, sotto i 30, 40 è minimo, a volte quasi nullo, soprattutto verso i 30. Quindi andare a controllare l'escursione a quelle frequenze non ha nessun senso. Va controllato entro i 40 Hz, ok? O prossimo, diciamo, tra i 30 e i 40. Si va a cercare il picco massimo in questo caso, che è posizionato a 48, ok? Va benissimo così. E si va a aumentare la potenza affinché l'escursione resti lineare o vicino alla Xmax. Ecco, ritornando alla questione dell'Xmax, che è il rapporto geometrico tra ferro e bobina,
che solo non ci indica assolutamente, anche perché non si vanno ad analizzare il flusso di campo che fuoriesce ad altraferro, che comunque quando la bobina, come in questo caso, può eccedere altraferro, resta comunque nel campo e quindi non presenta nessuna distorsione. Ecco perché, diciamo, fare affidamento alla Xmax non ha nessun significato, anche perché è molto discusso questo dato. Difatti si è diciamo proposto un altro parametro che è la XVAR, ma alcuni sostengono addirittura che, visto che in bassa frequenza le distorsioni non sono percepite, si potrebbe fare anche affidamento alla XMAC, cioè che è all'escursione prossima alla rottura, che in alcuni casi può anche essere il triplo della Xmax, ma non vogliamo assolutamente distruggere nessun altoparlante, ma facendo queste opportune considerazioni, anche perché, aggiungo, il segnale applicato e previsto nella simulazione è un rumore rosa, quindi un segnale continuo in bassa frequenza, quando poi all'atto pratico, nella pratica, un suono, un brano musicale difficilmente presenterà un tono continuo in bassa frequenza. Non credo proprio, voglio dire, a parte insomma qualche centinaio di millisecondi, voglio dire, ma non più di tanto. Quindi, per essere conservativi e restare in un range che ci dia una sicurezza sia in funzione della distorsione che del danneggiamento, si può considerare tranquillamente un 50% in più della Xmax, ovvero 10 mm. Quindi proviamo ad aumentare questa potenza affinché l'escursione raggiunga i 10 mm. Ok, andiamo su altro. EG, che è la tensione del generatore, difatti adesso è a 2,83 volts, che è pari a circa un watt. Ok, andiamo a aumentare e controlliamo man mano l'escursione affinché raggiunga questi fatidici 10. Eccolo qua, 10. Ok, e siamo conservativi, ricordo, 24 volts, lira più lira meno. Possiamo calcolare la potenza applicata con la solita formuletta: 23 al quadrato diviso R che è 0,5, stiamo sui 90-95 watt rispetto ai 130 dichiarati da Ciare. Ok, diciamo che stiamo tranquillamente e serenamente situati in una situazione, cioè siamo tranquilli, dai, va bene così, possiamo stare sereni. Bene, dopo aver fatto questa verifica per quanto riguarda l'escursione a 96 watt, e ripeto, possiamo stare tranquilli, andrebbe anche controllata il gruppo di ritardo, ok? Per vedere se ci sono rotazioni o comunque ritardi considerevoli. Andiamo sul delay e difatti c'è un ritardo considerevole, ma andiamo a vedere sta a 30 Hz il picco massimo, quindi se ci accostiamo, ci avviciniamo ai nostri 40, vediamo che effettivamente abbiamo 10 millisecondi, voglio dire quasi nulla, e poi ci ricorda quelli in alta frequenza che avevamo già notato nella risposta. Quindi va bene, anche perché se andassimo a controllare il modulo di impedenza, e di fatti vedremo e ci ricorda che il sistema è abbastanza diciamo allineato, ovvero non è sottosmorzato né sovrasmorzato. Ok, e poi diciamo nell'andamento non ci sono irregolarità che ci possano diciamo dare delle indicazioni che sono presenti stazionari belle forti nel box. Ok, difatti non ne avevamo nella risposta e non ce le troviamo nemmeno nel modulo a conferma. Dopo l'escursione, il gruppo di ritardo, beh, la fase è reciproca del gruppo di ritardo e quindi troviamo una variazione infatti verso i 30, come avevamo già notato prima,
e non è una novità. Ah sì sì sì, allora la velocità nella porta, ok, ricordo 100 watt circa, ok. Abbiamo un picco massimo a 27, non ci interessa per i motivi che ci siamo detti prima, dobbiamo controllare prossimo a 40 e siamo a 18-19 metri al secondo. Ricordo che velocità sotto ai 25 metri al secondo non sono percepibili, soprattutto quando poi si può svasare un pochino sia la bocca che l'uscita del condotto. Ricordo che abbiamo visto e verificato prima che questo condotto è di circa 80 mm, quindi effettivamente, come ci mostra il grafico, non avremo nessuna difficoltà, nessun soffio, nessuna turbolenza, ok? E di fatti stiamo a 18, voglio dire, c'è quasi nulla. Vediamo un attimo se possiamo fare ulteriori verifiche. No. No, no. Bene, allora, trovato il volume, fatte le varie verifiche, si potrebbe anche tranquillamente provare a realizzare un qualche cosa, visto che abbiamo il volume, visto che abbiamo anche il condotto tutto calcolato, perché no? Si può tentare anche di realizzare questo progetto, ok? Bene, mi fermo qua perché effettivamente non vedo che non c'è null'altro da aggiungere. Consiglio, come sempre, per chi fosse interessato a tali argomenti di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla, fate cose che da me ovviamente. Se il video vi è piaciuto, è di vostro interesse, mettete un mi piace per darmene atto. E come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima. Ciao!